quando Nongo è andato KO. Amici, oggi vi voglio raccontare di quando una delle più grandi leggende della Muay Thai moderna, uno dei fighter più forti attualmente in attività, che è Nongo, è stato messo KO da un'altra leggenda della Muay Thai. Sto ovviamente parlando del combattimento tra Nongo e Saenchai. Oggi voglio analizzare innanzitutto quel KO in particolar modo, poi voglio andare a analizzare altre tecniche tecniche e strategie che Saenchai ha utilizzato per battere un'altra volta Nongo. Quindi questo video sarà pregno di tecniche, combinazioni e strategie di due grandissimi campioni di Muay Thai. Io vi consiglio, prima di iniziare la visione di questo video, di prendere carta e penna e di sedervi comodi, perché se amate la Muay Thai avrete davvero tanto materiale con cui studiare nuove tecniche, combinazioni e strategie. Ma chi sono io? Ormai mi dovreste conoscere se amate la Muay Thai. Mi chiamo Claudio, sono un grandissimo appassionato di Muay Thai e da anni faccio divulgazioni di Muay Thai e di tutto quello che gira attorno al mondo della Muay Thai, quindi Thailandia, eccetera eccetera, sul web, in questo ultimo periodo proprio su YouTube. Quindi, se non ti vuoi perdere i video che pubblico quotidianamente, ogni giorno dal lunedì al venerdì qua su YouTube pubblico un nuovo video, ti consiglio di iscriverti al canale e attivare la campanella. Anzi, fai girare i video, condividili con i tuoi amici appassionati di Muay Thai, con i tuoi compagni di palestra, che facciamo crescere la community di appassionati di Muay Thai e facciamo un po' di cultura attorno alla nostra maledetta disciplina. Un'ultima cosa che ti voglio dire prima di cominciare ad analizzare le varie tecniche di questo grandissimo campione è Tecniche dei Campioni. Tecniche dei Campioni, ragazzi, è un programma che ho creato apposta per permettervi di sostenere il mio canale e avere in cambio, oltre a decine di schede d'allenamento, tante strategie per capire come affrontare le varie diverse tipologie di avversario, quindi avversari alti, avversari bassi, avversari picchiatori, forti di gamba, mancini, tutto quello che c'è da sapere sulle strategie per affrontare queste tipologie di avversario. In Tecniche dei Campioni ci sono dei video specifici. Inoltre ci sono anche dei video tecnici dove vi vado a spiegare le basi della Muay Thai. Ho fatto dei pacchetti per arrivare alle tasche di chiunque, quindi non inventate balle e venite a sostenere il mio canale, il duro lavoro che faccio qua sul web. Va bene ragazzi, entriamo nel vivo dell'analisi del combattimento. Sigla! Allora, come dicevo, analizziamo due cose diverse. In primis, il KO che Saenchai ha inflitto a Nongo nel 2010. Possiamo benissimo vedere che in questi frangenti che cosa succede? Saenchai abbassa il braccio dietro di Nongo, gli spara un pugno diretto e poi porta un high kick che fa venire il balordone a Nongo, infatti barcolla. Saenchai riprende subito l'attacco e parte con una tecnica semplicissima ma molto efficace, perché semplice è efficace ragazzi, che è jab diretto. Nongo cede, cade, mentre cede Saenchai prova a portare un low kick che fortunatamente non arriva sul viso di Nongo, sennò potrebbe essere andata oltre il KO la cosa, e Nongo viene messo KO da Saenchai e questa è la combinazione che Saenchai utilizza, quindi diretto high kick e jab diretto low kick, combinazioni semplici ma molto efficaci. Ok, fatta questa breve analisi, adesso andiamo a analizzare un altro combattimento tra i due del 2014. Vi consiglio di andare a cercarlo, dove Saenchai demolisce letteralmente Nongo senza metterlo KO questa volta, ma ci sono tante strategie interessanti da studiare proprio su questo combattimento. La prima strategia che andiamo a vedere è questa. Saenchai che cosa fa? In questo frangente lavora con diversi calci. Interessante perché Saenchai è un mancino. Abbiamo fatto l'altro giorno il video su come affrontare i mancini e che cosa fa? Fa proprio quello che dicevamo in quel video. Si porta sempre esterno rispetto alla guardia di Nongo e lavora con i suoi colpi forti, quindi i colpi con la gamba posteriore. Vediamo che lavora su due linee in questo caso, lavora sulla linea media e sulla linea alta. Ricordatevi ragazzi, se avete davanti un mancino
impeditegli se riuscite di utilizzare i colpi con la gamba posteriore. State attenti, bloccate in continuazione appena vedete la gamba dietro muoversi, fate attenzione perché il mancino, se riesce a mettersi esterno, vi fotte. Ora una bellissima combinazione che Senchai utilizza contro Nongo. Senchai sa che Nongo subisce i suoi colpi di mano perché anni prima, nel 2010, come abbiamo visto poco fa, lo mette KO proprio con i pugni e con delle chiusure di calcio, perché sa che Nongo ha paura dei pugni di Senchai, dei suoi pugni, e quindi adesso che cosa fa? Porta una combinazione di mani con una chiusura di gamba, combinazione secondo me molto bella da vedere. Parte con diretto. Perché parte con diretto? Perché i colpi con la parte posteriore del proprio corpo entrano puliti, perché ha l'angolo dominante favorevole, come dicevamo poco fa. Quindi parte con diretto, mette montante e chiude con low kick, combinazione eccezionale, perché il montante fa alzare il viso di Nongo e la testa di Nongo va su e Senchai chiude con il calcio basso. È veramente da orgasmo come combinazione. Sì. Adesso abbiamo un momento in cui Nongo attacca. Perché Nongo attacca? Ragazzi, è una strategia intelligente questa che adatta Nongo, che utilizza Nongo contro Senchai, perché Senchai, essendo mancino, è un attaccante. È intelligente cercare di attaccare, quindi imporre il proprio ritmo su un mancino e su un mancino attaccante. Infatti vediamo che Nongo in questo frangente utilizza diversi calci in maniera ripetuta, quasi come se stesse facendo i PAO, e Senchai subisce questo attacco, quindi big up per Nongo in questa fase. Ora i due sono in una fase di clinch. Cos'è interessante vedere? È interessante vedere come Senchai controlla il clinch. Ho voluto mettere questo highlights proprio per questo motivo. Guardate Senchai che cosa fa con la gamba. Mette la gamba dentro le gambe di Nongo, quindi la appoggia sul ginocchio all'interno del ginocchio di Nongo, e il suo ginocchio lo appoggia sull'anca di Nongo. Questo impedisce a Nongo praticamente di utilizzare le ginocchia e gli impedisce di muoversi. Nonostante questo, Senchai infila le mani nel clinch e stanno facendo un clinch attivo. È interessante da guardare questa cosa. Guardate proprio come Senchai neutralizza praticamente il clinch di Nongo rimanendo attivo in questa fase. Molto molto interessante, studiatela. Ora interessante, guardate cosa succede. Succede che i due cercano il clinch, Nongo in particolar modo cerca il clinch, e Senchai cosa fa? Prima che Nongo chiuda il clinch, porta una gomitata e gliela porta sul mento. Tenete a bada questa cosa perché succede questa cosa? Perché Nongo non è stato bravo in questo frangente a chiudere il clinch. Ecco, se avesse chiuso il clinch gli avrebbe controllato le braccia e Senchai non sarebbe riuscito a scaricare questa gomitata. Ecco, questa è una strategia di quelli che avevamo evidenziato nel video dedicato al clinch. Andate a vederlo perché ci sono queste e tante altre strategie base da utilizzare nella fase del clinch. Qui guardiamo bene proprio come Senchai sfrutta questa carenza di Nongo in questo frangente. Può capitare, ragazzi, sono 4 round che si stanno pestando come dei dannati, può succedere di fare qualcosa che non andrebbe fatto. Ecco, Senchai è molto intelligente in questo caso perché ne approfitta e va a impattare la sua gomitata sulla mascella di Nongo. Classica azione da mancino che io da buon mancino adoro e mi piace fare, e piace fare molto anche a me. Uscita di Senchai esterno, quindi di punto in bianco aumenta a 1000 il ritmo. Senchai esce esterno col gancio e spara l'high kick. Andiamo a vedere come utilizza l'high kick. Non fa il classico high kick di passo, caricamento, rotazione. Senchai è già esterno rispetto a Nongo, ha la posizione già perfetta per sparare l'high kick, e cosa fa? Lo tira su dritto, cioè dalla posizione in cui si è messo spara dritto l'high kick, cercando di andare a colpire la mascella da sotto di Nongo. Raga, questa tipologia di high kick, questa tipologia di uscita fatta da un mancino è veramente devastante. Io una volta in un mio combattimento all'inizio, non ero un esordiente ma combattevo ancora con le protezioni, ho levato il caschetto ad 1 con questo tipo di high kick. È veramente devastante. Se siete mancini, ma anche se non siete mancini, mettetela dentro il vostro repertorio. Uscita, high kick dritto dal basso verso l'alto. Mamma mia che roba. Ora Senchai fa cantare le sue mani. Lo sa bene che i pugni Nongo li teme, i suoi pugni Nongo li teme, e in questo frangente che cosa fa? Spara gancio
esterno e chiude con diretto all'interno della guardia di Longo. Come vi dicevo nel video riferito ai mancini, su come affrontare i mancini, ragazzi, dovete stare attenti al gancio davanti dei mancini perché è molto pericoloso e poi crea situazioni ancora più pericolose. Infatti vedete come Nongo viene sballottato da questa cosa, viene investito dal gancio esterno, quindi avanti di Senchai, e poi dal direttone di Senchai che gli fa venire il famoso balordone. Ultima azione bellissima da studiare è il cambio di linea, il cambio di tipologia di calci che utilizza Senchai in questo frangente. Vediamo che Senchai utilizza un calcio frontale con la gamba dietro, portato sul plesso solare di Nongo, colpo che Nongo infatti incassa e subisce. Poi subito low kick interno coscia a Nongo e subito dopo cambia la linea del calcio e porta un calcio alto che fortunatamente per Nongo non arriva a bersaglio, anche perché adesso Nongo era al quinto round, questo era il quinto round e Nongo era totalmente bollito. Se fosse entrato a bersaglio secondo me l'avrebbe spento. Amici, io direi che ne abbiamo detta di roba. Abbiamo dato un sacco di strategie che potete mettere nel vostro repertorio. Vi consiglio di farlo. Se avete preso carta e penna, se avete preso gli appunti, mettetele in pratica questa sera. Provate anche solo una di queste tattiche, di queste strategie e fatemi sapere nei commenti come va. Anzi, nei commenti andate subito a scrivermi quale delle tattiche, combinazioni, tecniche o strategie che abbiamo detto oggi vi è piaciuta di più. Mi piacerebbe molto sapere la vostra opinione. Nulla, penso di aver detto tutto quello che c'era da dire e ci vediamo in questi giorni con altri video. Ciao ragazzi! Thank you very much.